Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come unire le mattonelle Granny con l'ultimo giro dello schema della mattonella. In inglese si chiama metodo as you go, cioè agganciare mentre lavoriamo, ed è proprio questo. È il metodo secondo me più semplice e più veloce, perché mentre lavoriamo agganciamo già tutte le mattonelle. Lo possiamo usare per lavori piatti come una coperta oppure per tutti i top. E questa cosa me l'avete chiesta in tantissimi dopo che ho fatto il tutorial di questo top, ma anche in altri tutorial. Io ho dato per scontato il fatto di rendere circolare il lavoro e invece evidentemente scontato non è. Spero con questo tutorial di rispondere a tutte le vostre domande, ma se dovessero rimanervi dei dubbi scrivete nei messaggi sotto il video e io volentieri vi rispondo. Negli anni vi ho fatto diversi tutorial su come unire le mattonelle con l'uncinetto, con l'ago, ad intreccio. Ho creato una playlist, la trovate nella i in alto a destra oppure nella descrizione del video. E ho fatto anche un tutorial in cui vi mostro come nascondere tutti i filetti dietro in modo che non escano poi quando laviamo il lavoro, e anche quello lo trovate nella descrizione del video. Quando facciamo questo tipo di unione lavoriamo solo un quadrato, lavorando tutte le righe che ci servono, e tutti gli altri li lavoriamo fino al penultimo giro. Con l'ultimo giro uniamo le mattonelle insieme. Vediamo come. In questo caso, per esempio, dobbiamo unire questo lato. Per unire un lato mi servono due angoli della mattonella. Quindi posso decidere di iniziare a lavorare l'ultimo giro e poi agganciare la mattonella con gli ultimi due angoli che mi restano da lavorare, oppure iniziare ad agganciarla con l'inizio del giro. Questo dipende da voi. Iniziamo quindi l'ultimo giro e lo potete iniziare come preferite. Io lavoro un punto alto che sostituisco con un punto basso e 2 catenelle e altri 2 punti alti in questo angolo, e questo angolo lo finiamo alla fine del giro. Una catenella di separazione e lavoriamo la tripletta del lato, una catenella e metà del prossimo angolo. Nell'archetto ci sono 3 catenelle, ne lavoriamo una e con quella centrale agganciamo la mattonella. Appaiamo le mattonelle rovescio con rovescio e qui potete decidere se agganciare entrando nell'archetto o nella catenella centrale. Potete scegliere voi. E agganciamo con un punto bassissimo. Lavoriamo la terza catenella. Vedete che qui abbiamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Quella centrale è il punto bassissimo che abbiamo usato per unire. Completiamo l'angolo e ogni volta che abbiamo un archetto lo usiamo per unire il successivo archetto della mattonella di fianco. Qui dovremmo lavorare una catenella, la sostituiamo con un punto bassissimo nel successivo archetto della mattonella di fianco e agganciamo una tripletta e così via per tutto il lato. Al posto della catenella aggancio nell'archetto e inizio il prossimo angolo. Una catenella e con la seconda catenella agganciamo l'angolo. Completiamo con la terza catenella e completiamo l'angolo. E abbiamo agganciato tutto il lato che dovevamo agganciare. Completiamo questo giro
e nello stesso modo agganciamo tutte le mattonelle, cioè una striscia di mattonelle, tutte quelle che dobbiamo agganciare per il nostro progetto. Supponiamo che io debba fare un top e che la circonferenza del mio top sia fatta da 6 mattonelle. Questo ovviamente è un esempio, voi avrete il numero di mattonelle che avete. Supponiamo che a me ne servano 6 in tutto per fare la circonferenza. Ne unisco 5 come abbiamo visto e con la sesta uniamo questo lato dell'ultima mattonella, della penultima, e poi anche la prima. Lo vediamo insieme. Agganciamo un lato come abbiamo imparato, agganciamo il primo lato come abbiamo imparato. Lavoriamo questo lato fino a metà angolo, lavoriamo una catenella e chiudiamo in cerchio il lavoro, cioè appaiamo l'ultima mattonella alla prima e agganciamo questo lato esattamente come abbiamo agganciato l'altro al centro dell'archetto d'angolo e su ogni archetto del lato. Una catenella, uniamo anche l'ultimo angolo o nell'archetto o nella catenella centrale, una catenella e il primo angolo l'avevamo iniziato all'inizio del giro, chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Qui potete chiudere con il punto bassissimo o con la chiusura invisibile, come preferite, anche di questo vi ho già fatto il tutorial. E così abbiamo ottenuto un lavoro circolare. Da qui in poi basta continuare a unire le mattonelle unendo la successiva striscia. Vediamo come unire la seconda striscia. Il lavoro ovviamente è lo stesso, vediamo solo come entrare nell'angolo quando ci sono già 2 mattonelle unite. Qui abbiamo il punto bassissimo che abbiamo lavorato per unire le 2 mattonelle. Entriamo nel punto bassissimo, prendendo sempre almeno 2 fili del punto e lavoriamo un punto bassissimo. Una catenella e completiamo l'angolo e uniamo anche tutto questo lato, il lato corrispondente. Uniamo anche l'altro angolo, così rivediamo, entriamo nel punto che abbiamo usato per unire i 2 angoli, cioè nel punto bassissimo. E qui lavoriamo un punto bassissimo e proseguiamo lavorando tutto il resto del giro. Dalla seconda mattonella in poi dobbiamo unire 2 lati, questo e questo. Vediamo l'ultima cosa che ci manca, e cioè come agganciare l'angolo quando abbiamo già 3 mattonelle unite. Per unire l'angolo quando abbiamo già 3 angoli uniti, entriamo nella prima unione. Questa è la prima striscia di mattonelle e questo è il punto bassissimo che aveva unito queste 2 mattonelle. Rientriamo in questo punto. Qui abbiamo anche fatto l'unione precedente, entriamo qui e facciamo un punto bassissimo.
e ripetiamo. Ora uniamo il lato corrispondente, che è questo, e poi completiamo il resto della mattonella. E in questo modo uniamo in modo semplice le mattonelle tra loro mentre stiamo lavorando. Da qui in poi si tratta solo di ripetere. Abbiamo visto tutte le casistiche, quando dobbiamo unire solo un lato, quando ne dobbiamo unire due e soprattutto quando dobbiamo unire gli angoli ad angoli che abbiamo già unito, come in questo caso in cui abbiamo unito la terza mattonella e qui addirittura la quarta. Proseguiamo in questo modo unendo tutte le mattonelle anche della seconda striscia e quando arriveremo ad unire l'ultima mattonella della seconda striscia dovremo unire 3 lati. Supponiamo che questa sia l'ultima mattonella di questa striscia, dovremo unire questa mattonella alla mattonella precedente su questo lato, alla mattonella sopra su questo lato e alla mattonella che sta di fianco da questa parte su questo lato. Quindi uniremo 3 lati della mattonella, ma li uniamo esattamente come abbiamo visto finora. Ogni quadrato fortunatamente ha 4 angoli e quindi possiamo usarli tutti per unire la mattonella a quelle che stanno di fianco. Oggi abbiamo visto come unire le mattonelle con punti bassissimi, ma con questo metodo possiamo usare anche punti diversi come il punto basso, come ho fatto per il top granny, e in questo modo rimane un po' più spazio tra una mattonella e l'altra e il lavoro rimane più morbido. E io uso quasi sempre il punto basso per unire le mattonelle. L'ho usato nel top granny, l'ho usato in questo top che abbiamo fatto l'anno scorso insieme, cioè l'unione anziché fatta di un punto bassissimo è fatta di un punto basso. Oppure addirittura potremmo agganciare le mattonelle con mezzi punti alti come abbiamo fatto nel caso della gonna. Dipende dal disegno che vogliamo ottenere, da quanto lontane vogliamo che siano le mattonelle. Nella descrizione del video vi lascio anche la playlist con tutti i lavori che abbiamo fatto negli anni con le mattonelle, top, gonne, il costume, tutto quello che abbiamo fatto finora. E anche per oggi abbiamo terminato. Spero tanto con questo tutorial di aver sciolto tutti i vostri dubbi sull'argomento, ma se vi restano delle domande scrivetele nei messaggi qui sotto al video e io volentieri vi rispondo. Come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguito anche in questo tutorial e di tutti i bellissimi messaggi che mi mandate. Fatemi sapere se questo tutorial vi è piaciuto, perché penso che tanti di voi lo stessero aspettando, regalandomi tanti bei like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è e rimarrà sempre gratuito. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!